amici del bosco, oggi facciamo un bel giro nel mio orto di agosto, vediamo le semine e trapianti da fare in questo periodo, ma anche i bellissimi raccolti e un sacco di cose da raccontarvi. Questo è il raccolto dei borlotti, guarda quanti! Qui sono nella mia Jugel Kultur, questo concentrato di energia dove sto coltivando tanti ortaggi diversi insieme. Mano a mano che li raccolgo aggiungo cose nuove in modo da non lasciare mai l'aiuola vuota. Oggi vado a tirar fuori un po' di cipolle che ho già tirato fuori in abbondanza in questi mesi, comunque continuo per le cipolle che mi sembrano già a buon punto. Vedi, questa ha tutte le foglie gialle, quindi vado a raccoglierla. Negli spazi che rimangono metterò dei cavoli. Che ne pensi? Guarda che bella cipollina. La radice la lascio nell'orto, cerco di portare via meno cose possibili. Richiudo la terra, richiudo la pacciamatura. Queste le posso far asciugare qualche giorno all'aria bene e poi le posso anche appendere e conservare per l'inverno. Queste le avevo trapiantate insieme a Cristiano quando era venuta ad aiutarmi con la Jugel. Vedi, questa è completamente secca, potevo toglierla già da un po'. Nello spazio liberato dalle cipolle ci andiamo subito a mettere dei cavoli, perché questo è il momento. Questi sono dei cavolfiore che saranno pronti a dicembre. Agosto è decisamente il mese dei cavoli, ne potete mettere tante varietà diverse che vi faranno compagnia per gran parte dell'inverno. E poi mi raccomando, i finocchi, questo è anche il momento di trapiantare o seminare a seconda della vostra manualità i finocchi. Poi ci sono i porri, ricordiamoci dei porri, tante altre foglie tipo insalate invernali, radicchi, bietole. Tutto questo deve arrivare nell'orto in questo periodo. C'è ancora tempo per delle semine, dei trapianti estivi, quindi possiamo ancora seminare fagioli e fagiolini. Se la stagione va bene avremo un altro raccolto, forse migliore del precedente visto che ha fatto troppo caldo per i fagiolini, può darsi che ce li avremo più a settembre. E poi ricordiamoci le zucchine, c'è ancora la possibilità di seminare o trapiantare le zucchine per avere un altro bel raccolto. Mentre finisco di trapiantare i miei cavoli vi faccio vedere le raccolte di qualche giorno fa. Abbiamo cominciato con i pomodori e poi un sacco di fagioli. Scopro il mio tunnel e vado a vedere quanti pomodori ci sono pronti tra quelli da salsa. In questi giorni raccoglierò tutti i pomodori da salsa per andare a preparare i pomodori pelati. Cominciamo a raccogliere. In questa aiuola non ci sono solo pomodori da salsa, ma ci sono un po' di varietà, perché quando li abbiamo seminati abbiamo un po' messo diversi tipi. Quando i pomodori sono così maturi si staccano facilissimamente, guarda, vedi, si prendono e si staccano. Qui ci sono i pomodori lampadina. Vedi che bel colore? Guarda che raccolto strano, sono tutti diversi. Quando vai a comprarli li trovi tutti precisi, uguali. Io invece guarda che roba che tiro fuori, tutti diversi, uno diverso dall'altro. Ci sono pure i pomodori matti, guarda come questo che si è arrotolato. Filippo, ti ricordi quando li abbiamo seminati, quando li abbiamo trapiantati, che faceva ancora troppo freddo, eravamo preoccupati che morissero tutti? Invece guarda, alla fine abbiamo un raccolto. Vedi, qui ci sono delle macchioline bianche, ma questo non è rame come qualcuno potrebbe pensare, ma è la zeolite che gli avevamo dato. Non gli hai dato il caolino, scusa. Ah, scusa, il caolino. Questi pomodori diventeranno pomodori pelati. Andate a vedere che c'è un video che ho fatto l'anno scorso dove spiego tutte le fasi per prepararli. Ok,
non sono ancora tantissimi, ma nei prossimi giorni raccoglieremo il resto e quindi avremo sicuramente un raccolto discreto anche per i pelati. E adesso passiamo ai fagioli. Abbiamo due qualità: ci sono i borlotti che adesso raccogliamo ancora semifreschi, si possono cucinare e mangiare subito, e ci sono i fagioli dall'occhio invece già belli secchi per la conservazione invernale. I borlotti, eccoli qua, si raccolgono quando comincia a schiarire il baccello. Vediamo come stanno dentro. Questi li raccolgo freschi così, giusto la quantità che mi serve per fare un minestrone estivo. Poi se li lascio invece seccare ancora di più, anche in questo caso avrò dei fagioli che si conservano per l'inverno. Quando il baccello è così chiaro vuol dire che sono ancora freschi, ma comunque già buoni da mangiare, abbastanza grandi. Ti faccio vedere adesso il baccello verde. Vedi, è un po' verdolina la pellicina, e quindi aspettiamo a raccoglierli. E qui abbiamo i fagioli dall'occhio. Anche qui abbiamo baccelli a diversi livelli di maturazione. Ci sono quelli completamente secchi che dobbiamo sbrigarci a raccogliere, altrimenti il baccello si apre e li perdiamo, si autoseminano nella terra, e ci sono quelli ancora invece a metà maturazione o anche ancora completamente verdi. Questa è una raccolta quindi che si fa nel tempo, bisogna ripassare tante volte, ogni giorno controllare quelli che sono arrivati a maturazione, prenderli prima che cadano, proseguire così finché non abbiamo finito il raccolto. Questo è bello maturo, infatti scrocchietta, e vedi i fagioli come lo apro cadono subito. Vedi, questi sono molto piccoli, però ce ne sono tanti in un baccello. Questi sono già secchi. Capisco se sono da cogliere o no dal tatto e dal rumore che fanno. Quando hanno questo rumore di carta vuol dire che sono completamente secchi. Oltre ai fagiolini ho dovuto raccogliere le cimici, ce ne sono tantissime, per questo devo tenere protetti i pomodori e queste purtroppo fanno molti danni. Eccola. Qui ci sono un po' di cucurbitacee, soprattutto cocomeri e meloni, mi piacciono tantissimo i cocomeri quando sono ancora piccolini e giovani così, guardate che bellino. Lo accarezzo, cresci, mi raccomando, ti aspetto. Devo dire che con cocomeri e meloni al bosco di Ogygia non andiamo fortissimi, riesco ad averli sempre troppo in ritardo e sempre troppo piccoli. Comunque quest'anno la situazione è andata leggermente meglio, nonostante la stagione infame senza acqua, e questi hanno bisogno d'acqua. Adesso stiamo annaffiando, speriamo di avere il nostro piccolo raccolto. L'anno prossimo vediamo come migliorare la situazione. Al bosco di Ogygia è stata un'annata generosa, raccontatemi com'è andata da voi. Io ho avuto delle belle fioriture e poi una abbondante allegagione, quindi avevo tanti frutticini ma così fitti che in molti casi sono rimasti piccoli piccoli. È il caso del susino Shiro. Qui siamo alle pere, le pere sono discrete, sono tutti un po' in ritardo nella maturazione. Guardate com'è bello piano questo susino, queste sono le meravigliose susine del bosco di Ogygia. Quest'anno si sono maturate un po' più tardi, sono piuttosto piccoline ma sono decisamente abbondanti, un sacco di alberi così, ci sarà un sacco di lavoro di marmellata. Sono dolci, quando saranno più mature saranno dolcissime e quindi hanno questa meravigliosa caratteristica che si può fare la marmellata senza aggiungere zucchero. Faremo un video sulla raccolta delle susine, sarà un grande lavoro, e comunque trovate già pubblicato il video per fare la marmellata, con la ricetta per la marmellata senza zucchero. Oh, guarda, ci siamo dimenticati un aglio. È il momento di seminare anche le rape. Qui verrà una distesa di rape. Vi ricordo che ci sono tante varietà e che si possono mettere tutte quante, magari prendetevi una bella aiuola e fatevi le rape da foglia, quelle che si possono raccogliere per gran parte dell'inverno, le lessate sono buonissime. Poi ci sono le rape da palla, potete scegliere diverse varietà, in quel caso si mangia soprattutto la radice, ma all'inizio potete raccogliere anche un po' di foglie, quindi avete un doppio raccolto. E poi ci sono le meravigliose cime di rapa, quelle
di cui si raccolgono i broccoletti, i fiori prima che si schiudano e sono ottimi per molte ricette, tra cui naturalmente le orecchiette e le cime di rapa. Quindi se prendete un bel pezzo del vostro ortolo dedicato alle rape, potete mettere diverse varietà e avere raccolti cose buone e variate da mangiare per parecchi mesi. Io lo so che voi appassionati dell'orto adesso non ci andate in vacanza perché avete tutti i raccolti da fare, tutte le semine, e così gli amanti dell'orto alla fine finisce che non vanno in vacanza, sicuramente non ci vanno ad agosto. Comunque buone vacanze lo stesso e buon divertimento nei vostri orti. Ci vediamo al prossimo video, lasciateci un bel like, iscrivetevi e seguiteci in tutti i nostri canali. Al prossimo video, ciao!